Ciao ragazzi, oggi parliamo di Franco Malè, uno dei più grandi atleti della storia del bodybuilding italiano. Insieme ai superlativi Federico Focherini, Costantino Galeazzo e Orazio Salvatori, ad oggi uno dei pochissimi atleti italiani ad avere vinto il prestigioso titolo assoluto di Mister Universo NABBA, sulle orme di Arnold Schwarzenegger. Dotato di un fisico compatto, massiccio, ben proporzionato e soprattutto in grado di raggiungere condizioni di gara ai limiti dello spellato, Franco vanta un palmarès agonistico di grande prestigio, che in circa 12 gare disputate lo ha visto andare sul podio per ben 9 volte, totalizzando 7 vittorie, un secondo posto ed un terzo posto, un'avventura sportiva celebrata nel 2015, quando ha ricevuto il premio John Grimek alla carriera. Negli anni 90 Franco aveva pochi rivali sul circuito dilettantistico. Di lui ricordiamo il mix di passione, ambizione e curiosità che lo portò ad uscire dalla propria zona di comfort di campione italiano, per tuffarsi senza neppure parlare l'inglese in un'avventura americana, che lo vide trasferirsi a Los Angeles insieme al grande Alex Ardenti per scoprire i segreti dei campionissimi americani, ispirato dalla storia e dal successo del suo predecessore, il mitico Franco Columbu. Un'avventura che tra la fine del 1986 e il 1994 gli ha permesso di vivere a contatto con alcuni dei più grandi personaggi e campioni dell'epoca, da Arnold Schwarzenegger a Robbie Robinson, da Mike Christian a Samir Bannout, da Mike Manser a Dorian Yates, vivendo dall'interno e non per sentito dire il mondo e la quotidianità dentro e fuori dalla palestra dei campioni di punta, maturando sul campo una grandissima esperienza sulle pratiche che funzionano davvero. Dotato di una grande capacità di sintesi, di distillare cosa funziona e cosa no per il proprio fisico, Franco ha maturato un approccio all'allenamento e all'alimentazione essenziale, che gli ha permesso, insieme alla sua ottima genetica, di affermarsi rapidamente ai vertici del bodybuilding internazionale e gli permette oggi di essere un'ottima guida per i giovani atleti che si affidano alla sua esperienza nell'ottica di sviluppare appieno il proprio potenziale atletico. Ancora oggi, ad oltre 60 anni di età, Franco mantiene una lucidità, una prontezza ed una condizione fisica invidiabili e rimane vicino al mondo dello sport nella veste di imprenditore, divulgatore e coach, lavorando insieme ai fratelli nella loro palestra, il Fitness Palace di Viterbo, dove insegnano lo stile di vita fitness alle persone alla ricerca della forma migliore. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Franco Malè nasce l'11 giugno 1961 a Viterbo. Sportivo sin da ragazzino, in giovane età pratica diversi sport, fra i quali il ciclismo, una delle sue grandi passioni che ha praticato con successo dai 10 ai 18 anni, e il pugilato. Il suo avvicinamento al mondo del bodybuilding avviene qualche tempo dopo, quando Franco, poco più che ventenne, a seguito di un periodo di inattività, sente l'esigenza di rimettersi in forma e comincia ad allenarsi con i pesi. In palestra scopre un mondo a lui congeniale. Dotato di spirito competitivo e abituato alla durezza degli allenamenti per il ciclismo agonistico, la fatica in palestra non lo intimidisce affatto. Anzi, il suo corpo, la sua genetica risponde molto bene allo stimolo dell'allenamento con i pesi, tanto che in pochi mesi Franco sviluppa il fisico migliore della sua palestra e in breve in lui si accende una vera e propria passione per lo sport del ferro che lo indurrà a farne il proprio stile di vita, contagiando col suo percorso e la sua passione anche i suoi due fratelli minori, Maurizio e Marcello, che diventeranno anch'essi atleti di spicco nel panorama della cultura fisica italiana. Nel 1984, dopo soli 6 mesi di allenamento, si sente pronto per cominciare a gareggiare e debutta sul palco del Mister Lazio conquistando un ottimo secondo posto, un risultato entusiasmante per un atleta alle prime armi nel bodybuilding, un piazzamento che gli fa capire che ha le carte in regola per emergere in questo sport. Galvanizzato dal risultato, torna in palestra con rinnovato entusiasmo e i risultati non tardano ad arrivare. Nel 1985 si ripropone in gara sul prestigioso palco del Mister Italia di Sapri, dove trionfa vincendo il titolo assoluto a conferma del suo potenziale. Dopo un anno interlocutorio dove si classifica secondo ai campionati italiani AICAP-WABBA, a cui seguono una serie di incomprensioni con la federazione che gli lasciano l'amaro in bocca, deluso dall'ambiente del bodybuilding italiano, decide di trasferirsi in America, sollecitato anche dalla sua conoscenza con Alex Ardenti, che si era già stabilito in California, ed ispirato dalla storia e dal successo del mitico Franco Columbu. Così, sul finire del 1986, Franco vola alla volta di Los Angeles per allenarsi alla Gold's Gym, allora la mecca del bodybuilding, la palestra dei campioni. I primi tempi negli States comunque non sono facili per Franco,
che non parla inglese e deve arrabattarsi con lavoretti temporanei per sbarcare il lunario alla meno peggio. Fortunatamente trova un lavoro nel campo della sicurezza e questo gli consente di respirare e coltivare con i consueti impegno e passione i suoi allenamenti in palestra. In seguito, acclimatatosi all'ambiente di Los Angeles, comincerà a lavorare come personal trainer, riuscendo a trovare un equilibrio ottimale fra la necessità di lavorare per mantenersi e gli allenamenti necessari per sviluppare la sua carriera agonistica. Mentre la vita scorre, Franco ha l'opportunità di allenarsi alla Gold Gym e alla World Gym, le due storiche palestre che all'epoca raccoglievano il gotha del bodybuilding agonistico internazionale. Alla Gold's, Franco ha modo di vedere dal vivo e vivere gomito a gomito con diversi campionissimi e personaggi dell'epoca e fare amicizia con alcuni dei nomi illustri che popolavano le riviste del settore di quel periodo, da Paul Dillett a Mike Matarazzo, da Mike Christian a Mike Mentzer a Dorian Yates, con i quali ha avuto modo di scambiare opinioni e suggerimenti su allenamenti e preparazione per le competizioni. Sul piano agonistico negli States, Franco prenderà parte a 3 gare nella prestigiosa federazione NPC. Per conoscere l'ambiente e testare le acque debutta al Mister Los Angeles, dove senza una preparazione specifica e senza velleità alcuna riesce ad aggiudicarsi una comunque lusinghiera 6ª posizione. In seguito decide di fare sul serio e nel 1988 sarà terzo ai campionati nordamericani NPC, mentre nel 1990 si aggiudica una splendida vittoria assoluta al Mister Hercules NPC. Nel tempo però capisce che seppure abbia buone chance per emergere, gli States non sono il luogo in cui vuole stabilirsi a vita. Tornato in Italia sul finire del 1994 e trovato una stabilità economica ed emotiva, Franco è pronto per affrontare nuove sfide agonistiche e lo farà al meglio prendendo parte a 4 competizioni nelle quali conquisterà altrettante medaglie d'oro, a coronare con un poker d'assi una carriera sportiva di successo. Nel 1994 si aggiudica il titolo assoluto al Grand Prix internazionale in Svizzera. Nel 1998 è campione assoluto al Grand Prix Freeway Open. La sua carriera sportiva raggiunge l'apice nel 1999, quando presentatosi sul palco con circa 100 kg di muscoli solidi, massicciamente distribuiti su 1,70 m di statura, squartato all'osso con i glutei striati, Franco vince sia la categoria medie taglie che il titolo assoluto al Mister Universo NABBA, bissando la storica impresa di Federico Focherini, che nel 1996 era stato il primo atleta italiano ad aggiudicarsi il prestigioso titolo. A conferma della sua forma stratosferica, l'anno seguente, nel 2000, Franco si aggiudicherà la medaglia d'oro nella categoria fino a 100 kg al Trofeo Due Torri, chiudendo con un successo la sua prestigiosa carriera agonistica. Ritiratosi dal mondo delle gare, Franco è rimasto vicino al mondo dello sport nella veste di imprenditore, divulgatore e personal trainer e continua a lavorare nella palestra che ha aperto a Viterbo con i fratelli, ai quali è molto legato da sempre. Cresciuto con i sani principi del bodybuilding old school e convinto che nessuno può conoscerti meglio di te stesso, per gli appuntamenti agonistici Franco racconta di essersi sempre preparato da solo. Sicuramente negli anni non sono mancati spunti preziosi e scambi di idee con i tanti campioni incontrati, soprattutto negli Stati Uniti, alla Gold's Gym, dove ebbe modo di vedere in azione e interagire con il gotha del bodybuilding internazionale. Ma Franco ha sempre cercato di distillare i concetti appresi dall'esperienza e dai contatti con gli altri atleti per adattarli alle proprie esigenze e caratteristiche, piuttosto che ripetere pedissequamente quello che vedeva fare agli altri. Negli anni ha così messo a punto un suo metodo ritagliato su misura per le sue esigenze. Se nei primi anni si allenava con un approccio classico, eseguendo un notevole volume di lavoro, in seguito, seguendo i suggerimenti di Mike Mentzer e Dorian Yates, che ebbe modo di frequentare di persona, si spostò verso allenamenti più brevi e rarefatti, ma a più alta intensità. La sua tabella di allenamento prevedeva sedute della durata di circa 45 minuti con la seguente programmazione. Giorno 1 petto e spalle, giorno 2 dorsali, giorno 3 riposo, giorno 4 gambe, giorno 5 braccia, giorno 6 riposo, dopodiché ripeteva il ciclo. Se c'è un ingrediente segreto nel bodybuilding, Malè ritiene che al di là di tutte le alchimie a cui si fa spesso riferimento, il vero valore sia da ricercare nell'allenamento, in quelle sessioni di 45 minuti sotto i pesi, durante le quali bisogna dare il massimo, mantenendo il focus sulla connessione mente-muscolo, piuttosto che distrarsi e perdersi in chiacchiere fra una serie e l'altra. Famoso per la definizione spettacolare con cui si presentava in gara e che riusciva a mantenere per lunghi periodi, sul fronte alimentazione Franco racconta che il suo approccio era molto semplice ed efficace, basato su una dieta ad alte proteine con bassi carboidrati e pochi grassi, mentre tendeva a gestire le quantità di cibo assunte in modo molto istintivo, mangiando a sazietà piuttosto che aderire a grammature rigide, evitando di abbuffarsi di carne o altri alimenti proteici come invece fanno tanti culturisti.
Semmai il suo segreto, se così possiamo chiamarlo, era che, come suggeritogli da Samir Bannut, anche nel periodo lontano dalle competizioni evitava di aumentare troppo di peso, mantenendosi sempre ad un massimo di 4-5 kg sopra il peso gara, evitando grandi oscillazioni del peso corporeo a tutto vantaggio della forma fisica, della salute e della longevità. Riassumendo, Franco Malè è stato uno dei più grandi campioni della storia del bodybuilding italiano. Un atleta che ha gareggiato con successo fra gli amatori, arrivando nel giro di una decina di gare a vincere il titolo assoluto di Mister Universo NABBA nei competitivi anni 90. Famoso per il fisico compatto e l'incredibile definizione che portava sul palco, un pacchetto che brillava soprattutto nella posa most muscular che divenne il suo biglietto da visita, sul finire degli anni 90 Franco aveva pochi rivali nelle file dei dilettanti e avrebbe sicuramente potuto aspirare ad un futuro come atleta professionista. Di lui, oltre alla incredibile fisicità, apprezziamo il potere della sintesi, la capacità di distillare cosa funziona e cosa invece no per il proprio fisico. Una delle leve che assieme alla grande passione, determinazione e all'ottima predisposizione genetica costituiscono le fondamenta per costruire un fisico da campione. Un'esperienza che riassume i punti cardinali del bodybuilding efficace: semplicità, costanza e possibilmente una buona base genetica. Arrivato alla soglia dei 40 anni, Franco ha poi saggiamente deciso che era arrivato il momento di pensare al proprio futuro e alla propria famiglia e si è dedicato alle sue attività imprenditoriali, alla sua palestra che gestisce insieme ai fratelli, promuovendo lo stile di vita fitness fra le persone che amano mantenersi in forma. Complimentandoci con Franco per i prestigiosi traguardi agonistici raggiunti a nome suo e di tutta l'Italia, auguriamo a lui e alla sua famiglia ancora tanti anni di salute e serenità. Ciao, alla prossima!